Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video del quale sono molto orgoglioso, sono felicissimo di realizzarlo. Volevo già farlo da un po', non avevo ancora finito magari 2 o 3 aggiustamenti che ci tenevo a completare. Diciamo che quando ho fatto il sondaggio e ha vinto come video richiesto quello del furgone, allora ho finito, ho cercato di fare le clip, ho fatto qualche volo, insomma, adesso vedrete un po' tutto. Parliamo appunto del furgone di Massi Dattoli. Secondo me vi piacerà. Adesso io non sono uno che si vanta assolutamente nella vita, ma vi posso dire che il mio furgone riceve un sacco di complimenti quando sono in giro. Non è che ce l'ho da vetrina, io il furgone lo uso, tutto quello che c'è sopra mi serve, però io lo tengo in un certo modo, l'ho preparato in un certo modo, insomma, anche quando vado nei cantieri ci sono costruttori che mi dicono: ah, guarda, io furgoni in 30 anni di lavoro ne ho visti veramente tanti, ma una cosa così non l'ho mai vista, complimenti. Ed è un motivo di grossa soddisfazione. Bando alle ciance, iscrivetevi prima al canale, mi raccomando, perché è gratis, non costa niente, nessuno vi chiede nulla, mi fareste un grosso favore. Vabbè dai, andiamo a vedere sto furgone. Facciamo un passo indietro, vi spiego da quando l'ho comprato, perché ho scelto questo, insomma, parliamo un po' di tutto. Eccolo lì, nella vetrina del concessionario, lo guardavo da sotto, un furgone che ho scelto in maniera molto precisa, vi spiego perché. Io ho optato per questa tipologia di furgone perché era l'unica che offriva la variante più lunga, quindi passo lungo. Il mio furgone si chiama Berlingo XL. C'erano 4 possibilità: prendere il Berlingo, versione analoga della Peugeot, la Opel lo fa anche, che si chiama Combo, e c'è anche il Toyota, il Pro Ace o Pro Ace. Li ho guardati tutti, mi ero concentrato più sul Toyota perché aveva delle dotazioni un po' più da macchina, se vogliamo anche superflue, ma è anche vero che costava molto di più. E poi girando sono finito a vedere il Berlingo, l'ho trovato in pronta consegna, questo qua che vedete, me l'hanno fatto vedere, allora ho firmato il contratto e me lo sono portato a casa. Perché ho scelto Berlingo XL? Perché, come vedrete adesso dalle prossime foto, era il mezzo più grosso che potevo comprare con lo spazio che ho adesso a disposizione nel garage. Ci sta veramente giusto al centimetro, la basculante si chiude proprio al millimetro, riesco appena a passargli intorno per andare a casa. Avessi potuto avrei preso un furgone un po' più grosso, sì, però diciamo che l'ho aggiustato come si deve. Per chi fosse interessato all'acquisto di questo tipo di furgone, spendo 2 parole a favore di questo mezzo perché mi sto trovando veramente bene. Ce l'ho da un anno adesso, poco più di un anno, incrociamo le dita, non ho avuto nessun tipo di problema. Ho scelto la motorizzazione 1500 diesel 100 cavalli, è un gran motore, ha solo 100 cavalli ma va tranquillamente. Il furgone l'ho portato in un peso pubblico per avere la pesata e pesa ben 2000 kg, carico con me sopra col pieno di carburante. Un mezzo che da libretto a secco viene dato per 1400 e qualcosa chili, insomma diciamo che un carico ce n'è, 2 tonnellate da muovere non sono poche, eppure nonostante questo cammina bene, ha una buona coppia, è molto elastico, ha il cambio a 5 marce ma che comunque va benissimo. Mezzo che ora ha 14.426 km, vediamo i consumi, stiamo facendo 16,6 km con 1 litro. Quindi nonostante il carico e tutto quanto, un utilizzo mio normale vuol dire che non vado come il vecchio col cappello, ma non faccio neanche le corse, e secondo me come consumi insomma sono molto soddisfacenti. È molto comodo, la posizione di guida non è stancante e vedrete che comunque ha un sacco di chicche molto funzionali al lato pratico. Una cosa molto importante di questo furgone è che la mia versione ha la panca anteriore con 3 posti, non sono comodissime per 3 adulti, ma a volte mi capita di usarlo con la famiglia, quindi io, moglie e bambino ci andiamo tranquillamente. Appena ritirato il furgone, ovviamente era completamente vuoto, non c'era nulla. La prima cosa che ho fatto è stato pensare al pianale. Il pianale non l'ho voluto comprare già fatto perché costava troppo e perché ho visto che non mi soddisfavano particolarmente, e allora sono andato dal mio caro amico Simone il falegname, ci siamo messi lì, ho fatto tutte le dime, ci siamo presi le misure e abbiamo realizzato un fondo in MDF abbastanza robusto per quello che ci faccio io, va benissimo, e soprattutto l'abbiamo rivestito con
con gomma molto spessa che si usa per le pavimentazioni, che è lavabile, che è antiscivolo, con cui mi trovo benissimo, e per applicarla abbiamo usato una pressa industriale, quindi è venuto un lavoro perfetto. L'ho poi fissata usando i punti originali di fissaggio del mezzo, ho aggiunto ancora dei ganci di carico qua e là e ho fatto delle finiture, ho rivestito il bordo, insomma ho cercato di fare un lavoro come si deve. Dopo aver realizzato il piano ho pensato a fare una coibentazione termica, quindi ho rivestito tutte le pareti con un materiale isolante, ho usato anche della schiuma. Per attaccare l'isolante ho usato una colla in schiuma apposita per questi isolanti, ho coperto diciamo tutto quello che potevo coprire. Non ho fatto il tetto perché mi andrebbe a togliere dei centimetri preziosi che mi darebbero dei problemi soprattutto quando carico la scala, ma questo lo vedrete dopo. Però già con la coibentazione laterale si riesce ad avere comunque dei benefici sia d'estate che d'inverno. Ho poi completato la coibentazione con dei pannelli per una copertura diciamo estetica, pannelli che anche qui mi sono sagomato, fatto io a mano, tutto fatto a casa. Sono dei pannelli che praticamente sono i fondi che si usano negli armadi, esistono di vari colori, io li ho presi grigi. Di queste coperture alcune sono solo estetiche, alcune sono funzionali, perché due lati più lunghi alla fine del furgone sono invece funzionali, perché uno l'ho usato per fare tutto l'allestimento della parte elettrica, fotovoltaico eccetera, e queste sono tutte cose che mi sono già studiato prima. Tutto quello che vedrete nel furgone non è nulla venuto per caso, è tutto frutto di un progetto mentale che mi sono fatto io prima, perché sapevo già come volevo il risultato finale. Per i pannelli estetici tipo quelli che ho messo sulle portiere posteriori, dove anche qui però ho interposto uno strato di isolante, avevo il problema del fissaggio. Per non fare una porcheria, per non incollarli direttamente e per fare in modo che stessero fermi, mi sono progettato e realizzato delle staffette con la stampa 3D. Ce n'è di 3 misure a livello di angolazione, perché con delle staffette a 90 gradi non riuscivo bene ad accoppiare i montanti col pannellino, e allora mi sono rilevato le quote, i gradi e tutto, e mi sono costruito questi supportini che sono angolati a 95, 100 e 110 gradi in base al punto dove andavano messi, in modo da ottenere un risultato niente male. Sulla parte bassa del portello ho sagomato e fissato tramite i rivetti filettati delle coperture con l'alluminio mandorlato che mi serviranno poi dopo per fissare degli altri carichi che vedrete più avanti. Mi sono invece rivolto ad un'azienda specializzata nel settore per quel che riguarda l'allestimento, gli armadi. Abbiamo fatto un progetto, ho io imposto delle misure e una disposizione ben precisa, perché comunque ci saranno poi degli incastri, dei modi di caricare che vedrete dopo, e ho scelto come marca di allestimento una marca tedesca che si chiama, produce allestimenti completamente in alluminio. Mi piacevano prima di tutto esteticamente, sono più leggeri in un contesto di furgone, risparmiare sul peso è importante, sono molto funzionali, sono fatti benissimo, c'è da dire che costano veramente tanto, ma veramente tanto. Ho voluto prendere un prodotto di qualità, ho fatto un investimento che verrà ripagato nel tempo, e ho scelto di farli installare ad un'azienda specializzata perché ho ottenuto una certificazione e perché loro comunque lavorano come si deve. Non li ho lasciati fare, io sono stato comunque lì, ho seguito tutta la lavorazione, mi avranno anche odiato, però usano staffe ben dimensionate, ancoraggi robusti, insomma un lavoro molto di qualità. Quindi finita diciamo la parte strutturale, ho poi iniziato a farcire il furgone. Ora vi faccio vedere un po' tutto. Dunque mi sono rivolto anche qui a un professionista, collaboro e che conosco da tempo, è una carrozzeria, per chi è del Piemonte si chiama Carrozzeria Pastè, si trova a Caluso. Oltre a fare lavori di carrozzeria, personalizzazioni, sono specializzati nel wrapping e nelle grafiche, quindi anche lì ci siamo messi giù, abbiamo preso le misure del furgone, abbiamo fatto delle foto, abbiamo fatto delle prove, abbiamo cercato di capire come volevamo il risultato finale. Io avevo già delle idee abbastanza precise, ma loro mi hanno aiutato a concretizzarle in maniera molto professionale. Questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto. Non ho voluto strafare con le grafiche, ma comunque a mio parere sono venute bene, sono funzionali e fanno quello che devono fare. Ora vi faccio vedere la parte diciamo prima della cabina e poi passiamo dopo nella parte della cellula della zona di carico. Per quanto riguarda il motore non c'è nessuna modifica, ho sostituito le luci del gruppo faro anteriore, ma ho messo delle lampadine ad alta visibilità della Philips
Philips senza stare a fare cose particolari, quindi niente lampadina LED, niente lampadina allo xeno, perché voi dovete sapere che io negli anni ero un psicopatico che modificava le macchine proprio a livelli senza senso, proprio facevo delle competizioni, insomma, comunque. E tutte le macchine che ho avuto anche in precedenza tendevo molto a modificarle. Voglio stare tranquillo, quindi a livello legale il mio furgone è ineccepibile e non ho voluto strafare sui gruppi fari, anche se certo delle lampadine LED ad alte prestazioni avrebbero dato più visibilità, ma comunque già con le lampadine della Philips, di tutta questa roba, magari poi vi lascio dei link in descrizione, già con le lampadine Philips ho ottenuto un risultato migliore sia esteticamente che a livello di resa di luce su strada. Ho messo invece delle lampadine di retromarcia LED su entrambi i lati che invece aiutano molto nelle manovre al buio. A questo punto ho fatto una lavorazione un po' complessa, ma della quale sono contentissimo, perché il mio furgone non aveva la retrocamera. Aveva i sensori di parcheggio posteriori, aveva il monitor in plancia da 8 pollici, un bel sistema multimediale con Android Auto e funziona benissimo anche il Bluetooth, ma mi mancava la retrocamera. Il Berlingo Van come accessorio aveva le retrocamere, che erano due, una montata posteriore e una montata nello specchietto del passeggero che serviva per l'angolo cieco, che non era male. Il problema è che sul van non mettevano la retrocamera e tutto il sistema nel monitor 8 pollici, ma mettevano la radio normale e una specie di monitorino al posto dello specchietto centrale, specchietto che io ovviamente non ho. Però è molto piccolo, non si vede bene, costa un sacco di soldi e tra l'altro ogni volta che sali nel furgone devi schiacciarlo per disattivare le distrazioni alla guida, eccetera. Quindi ho chiesto al concessionario se si poteva aggiungere una retrocamera e integrarla nel monitor 8 pollici, hanno detto no, non è possibile. Mi sono documentato, informato, ho trovato in Inghilterra un'azienda che produceva un'interfaccia, tutto un kit da montare e un terzo stop con la retrocamera integrata, e allora mi sono messo di buona volontà. Prima di riempire il furgone ho smontato i fianchi, ho fatto passare tutti i cablaggi che servivano intubati, quindi ho messo una tubazione che dal portellone dietro arriva fin sotto il cruscotto, ho smontato praticamente tutto il cruscotto. Questi sono tutti i pezzi che mi sono rimasti una volta liberato, per arrivare al retro del sistema multimediale e collegare questa nuova interfaccia con la sua retrocamera. Un lavoraccio, ma è servito tantissimo perché funziona benissimo, si integra col sistema originale, funziona addirittura la proiezione della direzione in base a come giri lo sterzo, e sono rimasti funzionanti sia acusticamente che visivamente anche i sensori di parcheggio. Ne valsa la pena. Qui ho installato un caricatore USB al posto di un portamonete inutile che c'era prima. I vani sono rivestiti con gommina antiscivolo. Qui c'è il bidone dell'immondizia, uno dei primi video che avevo fatto 2 anni fa. In questa parte del cruscotto tengo appunti, medicine, block notes. Nel vano portaoggetti abbiamo mascherine, fusibili di ricambio, bigliettini, il POS con l'alimentatore. Quando sono in giro magari vado a fare i lavori dalla gente, mi dicono ma non ho contanti, non so come fare. Non c'è problema, c'è il bancomat. Abbiamo tutto. Qui sul cruscotto attualmente lo spazio è dedicato al saldatore, il TS80P fantastico. Questo perché non ho ancora ricevuto la sua pochette, la sua borsa da trasporto. Qui sotto tengo sempre il power bank che uso col saldatore. Questo l'ho stampato io con la stampante 3D. C'era questo vano inutile, l'ho usato per organizzare il cavo che uso per Android Auto e per caricare la power bank. Ho attaccato questo supporto col Tetrax magnetico per tenere il telefono. Ho anche questo supporto che uso raramente per fare magari delle storie su Instagram. Qui tengo sempre i falsi gettoni stampati con la stampante 3D per usare i carrelli e poi tenerselo in mano. Lì sotto, attenzione, abbiamo sempre la radiolina da cantiere, un pappagallo. Potrebbe anche capitare di trovarsi magari fermi nel traffico o comunque non avere la possibilità di fare niente da nessuna parte. In emergenza c'è. Tra l'altro io quando vado a fare lavori dove so di non tornare magari a casa a pranzo, di stare via tutto il giorno e non saper bene dove vado a finire, io mi porto dietro anche sul furgone un VC portatile tipo da campeggio. Potrebbe succedere di averne bisogno. Nel vano qui sopra ho la borsa con il pannello solare, un keyway, dei cappellini, imboscata da qualche parte o anche una maglietta di scorta, non si sa mai, un ombrello portatile. Le plafonniere sono state modificate con luci a LED tutte quante.
Qui ho la prima scarpetta di mio figlio che ho sempre tenuto come ricordo in tutti i mezzi, e questo portafortuna cinese, giapponese, non so bene, che ha una storia tutta sua, che continuo a portare in tutti i mezzi, ma in realtà non so neanche cosa c'è scritto. Sul parabrezza trovo a posto il Telepass e la Xiaomi 70 Mi Pro, la prima versione, quella che feci il video molto tempo fa. Questa è ancora perfettamente funzionante. Qui a destra nell'abitacolo trovo a posto il display remoto di controllo del fotovoltaico. Abbiamo poi questo vano sotto il sedile dove tengo la rotella metrica, una lampada, qualche caricatore, qualche cavo, il metro, insomma cose che può capitare di usare a portata di mano sempre. Tirando giù lo schienale, il posto centrale diventa anche un ufficio mobile, quindi un piano dove appoggiare ad esempio il portatile, oppure tirandolo indietro diventa semplicemente un comodissimo bracciolo. Sotto il sedile conducente cavi di avvio d'emergenza e chiavi per il traino, cric eccetera. Di lato ho un estintore sempre in efficienza. Sotto il sedile passeggero ho la cassetta del pronto soccorso, il kit di riparazione per la foratura, i giubbini. Il sedile del passeggero, se tiriamo giù lo schienale con questa fibbia, con questo gancio, va automaticamente tutto giù, crea un piano e dà accesso alla botola per i carichi lunghi. Oppure si può alzare la seduta del passeggero per creare uno spazio più ampio per caricare oggetti ingombranti. Le serrature Meroni UFO Plus, massimo della sicurezza, anche di questa avevo fatto un bel video. Tutti i bordi delle portiere sono stati rivestiti con una protezione in gomma, ma attenzione, non è una protezione qualsiasi, sono le migliori in commercio, le King Kong, differenziano dalle altre perché hanno l'anima in acciaio. Ok, partiamo dalla zona laterale. Qui di solito tengo la valigia a portata di mano, normalmente aperta, così riesco a prendere i cacciaviti. Nella valigia lo stretto necessario perché sennò peserebbe 30 kg. Ho qui un astuccio con un po' di cose, un flessometro, dei cacciaviti, una serie di brugole, il tester quello rapido con i 2 puntuali, delle livelle sia piccola della Milwaukee che ancora più piccola della beta magnetica, tutti i cacciaviti rigorosamente intercable. Cercafase è sempre indispensabile, tutta la serie delle forbici che porto sempre dietro, mi raccomando guardate il video, e questo è un po' tutto quello che abbiamo sempre all'occorrenza, uno sguainacavi, fascette, un po' di colla, e in questo astuccio tengo sempre chiavi fisse e qualche cosa di emergenza. Nella parte superiore invece ho tutto quello che riguarda matite, marcatori, pennarelli, una torcia LED, un po' di guaina Termo R, tutto quello che serve. Qui c'è un piccolo vano che ho realizzato per sfruttare questo spazio diciamo a triangolo, dove ho una bolla lunga da 1 metro che arriva fino in fondo. Qui ho il laser e dietro ho la sacchetta col trepiede. Questo vano devo ancora capire cosa metterci. Qui ho delle barre filettate, delle molle piegatubi, delle punte lunghe da 1,20 m e un astuccio con tutte le punte da massimo 60 cm di varie misure. Qui supporto artigianale fatto con tubo idraulico, e qui ho una punta con la tazza da cemento da 30, che è quella che uso più spesso. È incastrata qua sopra, la tiro fuori solo all'occorrenza. Qui c'è una bolla che tengo a portata di mano magnetica, e qui c'è la botola per avere accesso alla cabina che vedremo dopo. Questa parte laterale l'ho studiata in questo modo appunto per avere accesso dalla porta scorrevole a questa cassettiera. Nella prima cassettiera tengo punte da trapano, occhiali, il metro quello grande, il calibro, svasatori, leve. Qui ho tutta la carpenteria, quindi fil di ferro, sega, una squadra, il tagliatubi, del nastro, cartavetro, forbici da lamiera, sega da cartongesso, insomma tutto quello che può servire qua c'è, anche la forbice per tagliare le canaline, altri tagliatubo, tutta la roba un po' pesante è tutta qua. Ho delle punte universali della Bosch, punte da ferro, punte da legno, punte da piastrelle o vetro, estrattori, tappi per le orecchie, qualche pezzo di barra DIN, c'è un po' di tutto. Nel secondo
Ho tutta la parte di pinze, multimetro, pinza amperometrica, qui un misuratore di continuità artigianale che ho costruito io, pinza per capicorda, puntalini, pinza per puntalini e delle guaine termorestringenti. Da questa parte ho tutto quello che sono spine salvaspazio, tutte quelle che avete visto nei video, spine normali, prese volanti, adattatori triple, batterie di tutti i tipi. Questo è un sacchetto di emergenza che contiene dei tappi per i centralini, viti di ricambio, tettarelle, quello che può servire, lampadine particolari, quelle dei cancelli automatici, altre lampadine che possono servire di emergenza, dei balloon e lì sotto anche un po' di fusibili. Terzo cassetto, e dove ho tutta la scorta del nastro isolante, nastri telati, nastro autovulcanizzante, nastro di carta, nastro idraulico, sellette di vario tipo, due tipi di biadesivi, fascette e qua tutta la parte di morsettieri, ragni per le terre, insomma tutto quello che può servire. Quarto cassetto abbiamo qualche magnetro termico, qualche salvavita, qualche sensore, qualche temporizzatore, dei relè, qualche son-off che non si sa mai, anche uno della concorrenza in emergenza, dei timer, dei crepuscolari, dei trasformatori, un biticino, delle prese da barra DIN, relè su zoccolo, le relè programmabili, c'è un po' di tutto. Questo qua sopra non è solo una scritta, ma è un altro cassetto dove tengo il metro stecca, una matita e un pennarello da cantiere. Questo cassetto è un accessorio che ho ordinato a parte. Qui sopra ho poi accesso a tutta una serie di bombolette che riesco a prendere da qua, al portamolle, riesco anche ad accedere a eventualmente la cassettiera e i cavi che ho qui a portata di mano. Lì sotto ho messo anche due ganci per fissare dei carichi se uso il passaggio dalla botola. Per rimuovere la copertura della botola basta aprire il gancio superiore, alzarla per sganciare i ganci inferiori e ci rimane il portello in mano. A questo punto abbiamo la comunicazione e l'accesso tra la botola e la cabina. Con la botola aperta dai portelloni posteriori fino davanti al cruscotto ho 3 metri di lunghezza utile. Li posso sfruttare anche senza togliere la scala se carico roba diciamo stretta tipo tubazioni. Le targhette di sicurezza ricordano che non posso portare passeggeri e che il carico deve essere fissato e racchiuso in una sacca che viene data in dotazione. Ora andiamo alla parte posteriore. Sulla porta di sinistra ho realizzato questo qua che è una specie di campionario di tutte le serie civili che uso più spesso. Qui ci sono i 3 colori della Hurmet, la Wimar bianca, Elettrocanali che è la più economica e la Living Now che è la più cara. Questo pannello all'occorrenza posso mollare queste 3 farfalle e tirarlo via per farlo vedere al cliente, perché farglielo vedere, farglielo toccare con mano e sentire la differenza dei click o fargli provare anche le prese può fare la differenza. Sul lato destro ho realizzato un supporto, qua è tutto artigianale, per tenere una tanica per l'acqua, rubinetto, questa la uso per lavarmi le mani. Ho inventato questa specie di portasapone dove dentro tengo il sapone lavamani. Questo qui era una vecchia latta del caffè Illy. Qui sopra ho una staffa che posso mollare a mano per tirare via la tanica, ma in realtà per caricarla uso delle bottiglie, la carico sul posto, non la tolgo mai. Dentro metto una mucchina per evitare che si formino batteri eccetera, anche se comunque diciamo che l'acqua la carico quasi tutte le settimane e questa la uso molto spesso. Ovviamente non può esserci una tanica senza un rotolo di carta che uso sia per le mani sia per eventualmente fare lavori di pulizia, togliere la colla, pulire qualcosa, sgrassare. Qui ho un rotolo di carta che è, come viene chiamato lui stesso, 1000 usi. Qui a fianco alla tanica ho dei guanti che uso all'occorrenza magari per lavori particolarmente sporchi. La particolarità è che sono magnetici, quindi basta infilare dentro le mani, li uso, faccio quello che devo fare, poi senza toccare nulla basta che vado vicino e si appiccicano. Qui sopra un gancio multiuso dove di solito tengo il cappellino o gilet, qualcosa che mi tolgo e metto di continuo, o magari le cinghie quando salgo sui tetti. Per l'illuminazione ho un faro qui collegato direttamente alla batteria della cellula che uso all'occorrenza se devo fare luce magari in cantiere o in posti dove è già buio e non si vede nulla. Ho una barra LED sopra il montante lì davanti che illumina tutta la zona anteriore e la plafoniera qua di serie qua dietro del furgone con 3 piastrine 12 volt con LED cob. Qui ci sono le cassettiere della Beta, anche queste le avevamo viste in un video, all'occorrenza le posso togliere e portarle in cantiere e poi riporle nei loro incastri senza problemi. Cosa c'è nelle cassettiere?
Nella prima c'è tutta una serie di tasselli di varie misure, varie tipologie, ancorette, tasselli un po' più grossi, quello che uso normalmente più sovente. Nella seconda ci sono tutta una serie di staffe distanziali, viti lunghe, rondelle, viti filettate, ne abbiamo dal 3 che vanno fino alla misura dell'8 e del 10, cose particolari, se devo fare qualche arrangiamento, qualcosa di emergenza, dadi, c'è un po' di tutto. Qui invece c'è tutta la parte di viti Parker da legno, da ferro, autofilettanti di vari tipi, misure, ci sono anche delle punte e degli inserti per ad esempio le viti da cartongesso. Nell'ultimo c'è tutta la serie di rivetti con la rivettatrice beta, ce n'è un po' di tutte le misure, tutti i tipi. Nella parte superiore del modulo più alto ho poi un'altra scorta di tasselli che possono essere tutte delle varie tipologie, tasselli con gancio da 5, oppure mi capita spesso di dover mettere i tassellini da 4, tasselli per situazioni complicate come i Duo Power della Fisher, tasselli normali da 5 che sono quelli che uso principalmente per gli antifurti. Qui in queste due sezioni più grosse ho i tasselli, diciamo quelli più economici per cantieri o altro, tasselli da cartongesso, ho poi anche dei tasselli da cappotto, ho anche tutti i tasselli a tirare con la pinza dedicata. Questo è tutto, diciamo, zona cartongesso. Togliendo il modulo superiore, nel modulo inferiore ho una dotazione, diciamo, di emergenza, tutto reparto Gevis, dove ho delle scatole sia stagne che non esterne, delle derivazioni, qui dentro un po' di PG di passacavo, ho qualche telaio, qualche giunto di emergenza, prese, interruttori, adattatori Baradin, insomma quello che può servire in casi particolari, ma se devo fare dei lavori, diciamo, programmati, carico il materiale a parte. Questa è la dotazione che rimane sempre sul furgone. Qui sopra tengo sempre un pacco di canaline universali che possono venire utili in molte situazioni. Sono barre da 2 metri, rimangono appoggiate qua, incastrate nella maniglia del compressore e arrivano fin sopra la cabina, e queste ce l'ho sempre dietro. Ora vi porto all'interno, vi faccio capire un attimino come ho arredato il tutto. Alla vostra destra c'è tutta la zona del reparto elettrico, quindi del fotovoltaico, dell'inverter e caricatori. Qui ho il supporto per la scala che è sempre a bordo. Questa valigia della Makita che avete visto nel video la tengo qui perché ha i piedini antiscivolo. Qui sullo scaffale basta tirare la cinghia che tiene ferme le valigie, allentarla e io da dietro riesco a prendere tutti gli elettroutensili. Questa serie di elettroutensili è tutta uguale, tutta della Makita serie 18 volt, quindi batteria al litio da 18 volt. La prima valigia è quella dell'abitatore, dove all'interno c'è appunto l'avvitatore, un po' di punte, frese, insomma c'è un po' di casino, ma c'è tutto quello che può servire quando sono in mobilità, porta inserti, svasatori, bussole, insomma c'è un po' di tutto, frese, tutto quello che può servire. La seconda valigia è il tassellatore, quindi tassellatore sempre a 18 volt, sempre con una batteria, una di scorta, e questa è l'unica valigia dove ho anche il caricatore, 7 di punte e un bandrino autocentrante. La terza valigia è il martello demolitore piccolo, anche chiamato martellino, con un po' di scalpelli, qualche punta grossa. Questo è un elettrotensile a corrente. L'ultima valigia è del flessibile o smerigliatrice angolare. Di solito non c'è la batteria perché non la uso così tanto, ho una serie di dischi e anche questa è sempre della serie 18 volt. Le valigie stanno sempre in quest'ordine, questa valigia va sempre girata da questo lato perché c'è questo puntalino qua fatto con una vite e un dado che serve a non far scivolare la cinghia giù. Qui partendo dall'alto abbiamo appunto il compressore che è uno Stanley silenziato, all'occorrenza posso liberare la cinghia che lo tiene fermo, prenderlo dalla maniglia e portarlo dove mi serve. Qui ho sempre un tubo di prolunga, pistola che rimane sempre qui agganciata, un'accortezza. Qui ad esempio ho messo un gommino che quando viaggiavo
la pistola sbattendo faceva rumore, invece in questo modo l'ho attenuato, anzi l'ho praticamente eliminato. Questa coperta rossa è quella che magari avete visto in qualche mio post su Instagram, che è quella che metto per terra quando arrivo nei cantieri, negli alloggi dove insomma sono abitati. Qui sotto è tutta una zona dove ho cinghie di fissaggio, angolari di protezione, cinghie più lunghe, cinghie col cricchetto, ci sono un po' di sistemi di fissaggio ed è anche il posto dove tengo il faro ricaricabile a LED della Osram. In questa corsia qua ho tutte delle batterie di scorta che possono essere le 18 volt della Makita che le X20 della Parkside, che ho anche qualche attrezzo della Parkside. Qua di lato ho semplicemente sacchetti di immondizia, una serie di inserti di scorta, il nastro di carta largo con i sacchetti che uso per i fori, dei guanti, una tuta in caso mi devo coprire se devo fare lavori sporchi. All'ultimo piano sotto ho un attrezzo multifunzione della Enel, detto anche Picena. Questo non è forse super professionale, ma l'importante di questi attrezzi è comprare lame di qualità. Questo lato qua è la zona fotovoltaico, un astuccio con pinza per i connettori, un po' di attrezzi e una spella cavi, e qui ho un contenitore che in realtà è riciclato dal caffè Lavazza, dove dentro ho tutti i connettori MC4 del fotovoltaico. Tutta questa zona del fotovoltaico, dell'inverter e tutto la conoscete già. Nel video non c'era questo, che l'ho aggiunto dopo, è un caricatore USB collegato però direttamente all'uscita di servizio del regolatore, quindi prende corrente solo dal pannello e non dalla batteria, va attivato all'occorrenza. Per chi non avesse visto il video, comunque l'impianto è strutturato in questo modo: c'è un pannello fotovoltaico che tramite un regolatore va a caricare una batteria che ho qui nella cellula, batteria che alimenta l'inverter, che a sua volta alimenta tutto l'impianto a 220 volt che comprende una serie di prese per i caricabatterie e che dall'altra parte vanno a gestire una presa controllata da bipolare solo per il compressore. Dunque, due parole sullo schema elettrico, sull'impostazione del furgone, perché io qua ho la cabina con la sua batteria, alla quale è connesso tutto l'impianto elettrico di serie del furgone. Usando la presa accendisigari gestisco anche la dashcam e il GPS veicolare. Nella parte della cellula ho la seconda batteria, tramite l'inverter va a creare tutto il 220 volt. La stessa batteria alimenta anche le utenze 12 volt come il faro, e il pannello fotovoltaico manda la tensione al regolatore, che a sua volta gestisce le utenze e ricarica la batteria. Perché ho scelto questo schema di impianto? Perché la cabina è completamente isolata dalla cellula, quindi per un discorso di assorbimenti non ho nessun problema, perché se da questa parte ci fosse un guasto o un assorbimento anomalo, io non vado in nessun modo a intaccare la batteria del furgone, quindi non rischio di rimanere a piedi. Inoltre, per un discorso di garanzia, la parte elettrica originale del furgone non è stata toccata, quindi non posso avere problemi. Questi sono i ganci della scala che la tengono ferma. Qui sopra c'è anche tutta una spugna per evitare che sbatta sul furgone, che vibri e che si muova. Qui sotto ho anche un'altra cinghia per tenere ferma la parte anteriore. Ovviamente tutte queste cose sono a portata di mano e sono fatte per essere prese senza salire sul furgone, perché io posso arrivare a prendere tutte le valigie da qui senza problemi, tutto quello che c'è nello scaffale, e arrivo tranquillamente a prendere anche la scala, basta sganciarla qui, sganciarla lì e la tiro fuori. Tra l'altro questa è una scala allungabile a 4 gradini, mi sta giusta. Qui c'è tutta la parte di questo scaffale sulla sinistra. Qui ho un buiolo dove tengo la mazzetta, le ginocchiere, qualche scalpello, la roba che può servire in cantiere. Qui dietro appeso ho l'avvitatore a impulsi sempre Makita della serie 18 volt, un po' di indumenti pesanti, un portaattrezzi da cintura, ho anche il caschetto da cantiere e un aspiratore, un aspirapolvere sempre Makita 18 volt che posso usare all'occorrenza. Qui sotto, come avete visto, c'è la batteria della cellula di questa zona. Di dietro lo scaffale ho ancora una scorta di sacchetti di immondizia. Tutto qui sotto c'è la zona cavi. Sulla sinistra ho della guaina spiralata per sistemare i cablaggi, cavi di antifurto, cavi di rete, cavi ad uso civile, cordina da 1,5 e 2,5, di solito ho 2 linee, una piattina rossa e nera che può servire per i LED o altri scopi. Lì ho delle matassa di cavo FROR 3x1,5, 2x1, cavo citofonico, qualche spezzone di cavo fotovoltaico, qualche spezzone di guaina flessibile di varie misure che può sempre servire. Qui di lato ho delle prese, degli adattatori civili industriali e una prolunga civile. Qui ho 3 sonde tiracavi, ne ho una in acciaio, ne ho una in resina da 15 metri
e ne ho una in nylon da 10 metri. Poi all'occorrenza ovviamente ho le sonde, quelle più grosse, quelle particolari, che carico solo all'occorrenza. In questa zona, che non riesco bene a farvi vedere, ho un sacco di cose utili. Al piano qui sotto ho una pistola per il silicone, ho una valigetta con tutti i capicorda, occhielli eccetera, ho una valigia con dei morsetti particolari, dei giunti stagni, altre cose che possono servire. In questa zona ho una serie di frese, una valigia piena di chiodini, varie serie di chiavi a bussola, e ho anche una serie di chiavi fisse dove le ho veramente tutte. Connettori per antenna, del prodotto chimico per rendere stagne le scatole di derivazione esterne, ho ancora qui qualche lampadina, dei teleruttori, degli alimentatori, dei driver per LED, tutte cose che possono servire. Qui sicuramente vedrete un sensore che in questo momento è spento, dopo vi spiegherò come funziona e perché. Qui sopra, partendo da sinistra, ho una valigia che è un accessorio molto particolare della Parkside, che è una pistola di colla caldo a batteria. Questa è fantastica. Un altro attrezzo molto particolare è la pistola ad aria calda sempre a batteria della Parkside, che può servire in situazioni particolari. Qui ho una piccola valigetta con i saldatori a stagno, qui ho un set di punte maschi per filettare, qui ho un set con alimentatore e un'etichettatrice Dymo che però cambierò e vedrete il modello nuovo in un video a breve. Endoscopio, quindi una macchinetta che riesce a guardare dentro i tubi tramite la fibra ottica con il suo caricatore. In realtà poi ne ho anche un'altra che si collega allo smartphone. Questa valigia è piena di cavi, adattatori, pinze, tester, tutto quello che riguarda le reti. Quindi abbiamo tutto quello che serve per realizzarle e per testarle. In questo scomparto ho del silicone di vari tipi. Qui sopra ho 3 spruzzini, tutti uguali, che sono contrassegnati. Nello specifico sono un lubrificante per cavi, quindi da mettere nelle tubazioni, dell'alcol e dello sgrassante molto potente diluito il 50%. Qui ho tutta una serie di bombolette che possono essere sbloccante, togli silicone, pulitori per contatti, prodotti per sciogliere la colla, e 2 o 3 tonalità di vernice, che è quella che può essere usata più comunemente ad esempio sui cancelli per fare dei ritocchi. Per quello che riguarda il furgone di per sé, ha già l'immobilizzatore di serie della casa più un antifurto che protegge l'intrusione nella cabina di guida e del vano motore. Poi io, come avevate visto in un video tempo fa, ho aggiunto un localizzatore GPS che mi segnala anche quando viene acceso e spento il mezzo. Ha un'app molto carina, molto completa, funziona benissimo, andatevi a guardare il video, ve lo lascio qua nelle schede. Quindi già questo mi dà tutta una serie di sicurezze quando io non sono vicino al furgone. Inoltre ho installato le serrature di sicurezza, le Meroni UFO Plus, che sono secondo me il miglior prodotto in commercio, e quelle non me le aprono. Come se non bastasse, ma qui penso di avere dei problemi, nella parte di carico, quindi nella cellula, quel sensore che avete visto fa capo a una centrale anti-intrusione che ho installato nella zona di carico, non vi dico dov'è. Non voglio dare troppe info perché non so chi guarderà questo video, ma quel sensore è disabilitato per ottimizzare i consumi perché è tutto collegato alla batteria che ho nella zona di carico, viene a sua volta ricaricata dal fotovoltaico e tutto, però è inutile far lavorare una centrale e un sensore quando non serve, perché va a prelevare corrente in modo inutile. Vi dico solo che quando io non sono vicino al furgone, questo sistema è inserito. Cosa vuol dire? Vuol dire che se malauguratamente mi rubano le chiavi e vanno comunque ad aprirmi il furgone, non c'è niente che suona, nessun aggeggio che dà la scossa, ma io ricevo una notifica e so che il furgone è stato aperto. Quindi a livello di sicurezza diciamo che ci siamo abbastanza. Come vi dicevo all'inizio, la disposizione è stata studiata per consentire al bisogno di caricare ad esempio anche la mia scala a 3 pezzi da 2 metri, che rimane perfettamente incastrata tra la scala fissa e l'armadio, non si muove, non è neanche da fissare e mi lascia ancora spazio per caricare altra roba chiudendo senza problemi. Bene, tutto quello che avete visto è quello che secondo me fa parte della dotazione minima che devo avere quando sono in giro col furgone. Poi ovviamente in base alle lavorazioni che vado a fare o ai cantieri dove mi reco ho un magazzino con altra attrezzatura e altro materiale che carico all'occorrenza. Capita anche che devo caricare il bidone aspirapolvere, la scanalatrice, martello demolitore quello più grosso, la saldatrice.
ho il carrello del filo, che tra l'altro è un video che farò a breve, quindi un sacco di cose che all'occorrenza carico, ma tutto quello che avete visto è la dotazione minima, diciamo, di sicurezza che tengo sempre sul furgone. Spero di aver soddisfatto la curiosità di molti, magari qualche collega, qualche professionista potrebbe prendere spunto per trovare delle soluzioni funzionali all'attività che svolge, e questo è tutto quello che potevo dirvi e farvi vedere sul furgone di Massidattoli. Ripeto, i furgoni che ci sono in giro non sono tutti così, perché io ne conosco molti che a vederli pare che sia esplosa una bomba all'interno, però io lavoro in questo modo, il furgone per me è un biglietto da visita, fa capire subito che tipo di persona sono professionalmente parlando e mi serve molto anche nella mia attività. Io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel like, spolliciate di brutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, tutto quello che io metto nei video lo trovate nel mio canale Telegram, i link di Massidattoli, e tutto quello che vi consiglio di comprare lo trovate anche nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Io vi ringrazio della visione, qualsiasi info non esitate a scrivere nei commenti e ci vediamo al prossimo video o una diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli!